Riparte il viaggio in Bolivia da Sucre, l'altra capitale del paese, quella bianca ed elegante. Dopo aver esplorato la città ed esserci presi un po' di riposo a causa acciacchi vari, oggi ci spostiamo verso un altro importante centro boliviano. Ed è proprio il caso di dire che il viaggio ci darà una bella lezione, di quelle che non dimentichi facilmente. Ci aspettano ore di strada, tanti chilometri a piedi, scene epocali, rabbia, tristezza, ma anche ammirazione. Le emozioni belle e brutte che siano diventano protagoniste. E questo è il nostro modo di vivere il viaggio, non nascondere quello che proviamo, quello che ci tocca e quello che ci stravolge. A volte è semplice e un sorriso racchiude tutto, altre è più pesante e si fa fatica, ma tutto fa parte dello stesso racconto. Hai già capito che questa tappa sarà parecchio intensa, ma prima di iniziare noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui le nostre avventure. Se ti va, iscriviti al canale, ci vuole meno che ad addentare un alfajor, ma per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi da Sucre, Bolivia. Questa è la nostra stanzetta, quella che stiamo lasciando stamattina. Ieri, come anticipato nel video precedente, noi siamo rimasti giacigliati sui nostri letti. Mi piace. Non ci siamo mossi. Abbiamo cercato di riprenderci un attimo perché siamo un po' raffreddati, un po' così. Quindi oggi va sicuramente meglio. Ancora la voce deve tornare ai suoi massimi livelli. Ma anche il resto, vabbè. Anche il resto. Vabbè, siamo ancora un po' così. Però abbiamo deciso comunque di andare avanti e oggi ci spostiamo. Non è un viaggio lunghissimo, sono 3-4 ore. Per la media è poco. È poco. E ci spostiamo quindi da Sucre. Bus. Tutto per strada si fa. Compriamo i biglietti in mezzo alla strada fuori dalla stazione degli autobus. Signore che dà il resto, guarda di quante banconote ha nel portafoglio. Come in Perù anche qui bigliettino per entrare alla stazione, quindi 2,50 euro, sì, 2 boliviano e 50 per l'uso del terminal. Sono 25 centesimi a persona. Questo qui verde dovrebbe essere il nostro autobus. Vediamo, Transimperial, sì, è proprio lui. Lasciamo lo zaino sotto? Anche perché è piccolino, non è tanto grande questo. Bello impolverato qua fuori. Siamo partiti con mezz'oretta di ritardo, bello scricchiolante questo autobus, devo dire. Qui si fa molto lunga e quindi ci siamo presi delle impanadas dalle signore che stanno urlando qua, che sono salite al volo per strada. Sono al formaggio in teoria, non ti piacciono? Non c'è il formaggio, sono dolci. Ecco. Ci sono tutti i posti di blocco lungo la strada, ci sono tutte le signore che vendono cibo così al volo al finestrino del pullman. Rispetto a Sucre siamo saliti tantissimo e adesso guardate ragazzi fuori cosa abbiamo come paesaggio fuori dal finestrino, tutte queste montagne rocciose rosse, questi paesini costruiti proprio ai piedi delle montagne. Siamo saliti tantissimo e quindi abbiamo le foglie in bocca, però sta succedendo qualcosa perché non siamo ancora arrivati. L'autobus si è fermato in mezzo alla strada, quello è il nostro autista, noi dobbiamo scendere e dobbiamo capire che cosa succede ragazzi, perché mi sa che c'è un blocco. Hasta el 8 del bloqueo más allá tienen que caminar. ¿Y el bus llega allá? De aquí se va a volver. Ah, Sí. aquí estamos. Sí, sí. Ci sono tutti i camion fermi qua, quindi stiamo sperimentando per la prima volta i famosi blocchi stradali che ci sono in Bolivia. Credo che sia una sorta di protesta, hanno bloccato la strada, quindi la signora ha detto che siamo arrivati a destinazione, anche se noi abbiamo pagato il biglietto per arrivare a Potosí, ma in realtà siamo ancora a mezz'ora, quindi siamo scesi da quell'autobus e dobbiamo prenderne un altro. Dopo il blocco ci ha detto di andare oltre dove stanno camminando tutti quanti. Questo è l'autobus che torna indietro, quindi funziona anche al contrario. Ovviamente la gente che arriva lì poi cammina fino a qua, prende l'autobus e va a Sucre, e noi facciamo il contrario. Qua ci sono un po' di taxi, questi vanno a Sucre, qua c'è il blocco, quindi ci sono
2 camion messi in mezzo alla strada che non fanno passare nessuno, e dall'altro lato altri camion e tutta la gente che cammina. Diciamo che non si vede la fine dei camion, ma la continuano per un bel po'. Mi sa che sono un bel po' di chilometri da camminare. Porca miseria. Señora, los buses están lejos de acá. Nos vamos a Potosí. Sí. ¿De acá, sí? No, más lejos es. Hasta ¿Es lejos? La signora conferma, è lontano. Beh, devo dire che questa cosa comunque, diciamo che procura un sacco di danni anche alle persone comuni, oltre che chiaramente a tutto il trasporto del paese. Quindi chi protesta alla fine c'entra l'obiettivo di bloccare. Per quanto ci riguarda, essere a piedi è un grandissimo vantaggio, perché se fossimo con un mezzo nostro a quest'ora non avremmo niente da fare. Non ci sono strade alternative, siamo nel bel mezzo del nulla, dovremmo fermarci e aspettare giorni, mesi, anni finché non ti fanno passare. È una cosa assurda, ragazzi, perché ci sono comunque anziani. Buona signora! Ci sono comunque anziani, bambini, cioè persone che portano anche dei pesi grossi, perché queste persone poi si spostano da una città all'altra, non è che hanno solo uno zaino, magari hanno provviste, hanno cose molto pesanti, quei carichi che vediamo sempre che vanno a mettere sugli autobus, quei bustoni pesantissimi, e questa gente non può, cioè come? No, è assurda. Comunque nessuno si è sconvolto, devo dire. Questo è assurdo anche. Si è fermato, sono scesi tutti in silenzio, non ha parlato nessuno. Senza fiatare. Anzi, noi chiedevamo, ma cosa succede? Che sta succedendo? E nessuno diceva niente, tutti tranquilli. Qua ci sono delle pietre che bloccano e anche dei rami, altre pietre di qua. Forse siamo arrivati alla parte centrale del blocco. Chiaramente ci sono anche i venditori, perché le signore si organizzano e si mettono a vendere pane e cibo. Ecco qua un altro pezzo bloccato con i rami, altri venditori da questo lato, e c'è chi se la magna. Forse ecco, in moto si passa. Sì, in moto si riesce a passare. Nel frattempo, ragazzi, come dicevamo all'inizio, siamo un po' saliti, quindi siamo verso i 3.800, dobbiamo arrivare a 4.000, 4.100. Potosí, che è la città dove stiamo arrivando, è la terza città più alta del mondo. Città, non capitale. Quindi in generale è la terza città più alta di tutto il mondo. Questa è la gelateria del signore, che ha anche la canzoncina che dice helado, helado. Guarda qua. Incredibile, ci si organizza, si fanno i business pure coi blocchi. ¿De cuánto tiempo está esto bloqueo? Si sabes. Desde miércoles. Ah, da mercoledì, de miércoles. Sí. ¿Está lejos? Sí, de ahí estarán en los movilidades. Ah, Si può comprare anche la SIM card, ragazzi. non ci posso Quindi se credere. arrivate qui senza SIM c'è un signore che te la vende così. Entel. Oddio. Poi si dice chi sono i supereroi. Guarda qua queste signore, pesi sulle spalle. La signora addirittura ha una bambina in braccio e un altro nel telo dietro che dorme, e stanno camminando a 4.000 metri, chilometri e chilometri In ciabatte. in ciabatte. Niente da aggiungere. Qua si va avanti a camminare, ormai sono spariti anche i camion sulla strada, ma comunque il blocco non è finito. C'è un sacco di gente in questo momento davanti a noi che sta camminando avanti e indietro, e questa cosa fa pensare tantissimo, ragazzi. Fa veramente pensare, perché qua comunque questa cosa è sentita e si vede che la gente non si lamenta, dice ok, va bene, lo accetto, devo camminare, lo faccio tranquillamente perché si sta protestando per qualcosa di giusto. È un po' un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello che c'è da noi, quindi un piccolo disagio comunque viene recepito in modo molto negativo da noi, ma non si guarda certe volte all'obiettivo principale, quello di ottenere qualcosa in più.
creando dei disagi. Questa cosa qua invece è molto molto sentita, si capisce che ancora questa cosa viene recepita come positiva per un cambiamento. Eccolo qua ragazzi, alla fine è arrivato un tizio, un signor, che ci porta a Potosí. Ah, che stanno arrivando tutti quanti, carichiamo e andiamo. Che roba ragazzi, che roba. Partiti, comunque abbiamo una bella vista qua. Un po' distrutto. Cosa qua è il vetro. successo a questo vetro? Si è subito infilato in uno sterrato perché c'è un altro blocco evidentemente. E adesso ci stiamo buttando là in mezzo. Ecco. Arrivati a Potosí, lasciati in questo mercato dove c'è un gran casino, perché da qui poi partono tutti i pulmini che portano al bloqueo. È già pieno in pratica, sto già per ripartire. Intanto ecco, questo è un fulmine bello potente. Angela, muoviamoci perché sta per piovere. Questo è un incrocio con 3 vie, tutto bloccato. Abbiamo un problema ragazzi in Bolivia, è il traffico, una roba mai vista. Ai 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 ai. Non c'è un posto per mangiare, non c'è un posto per dormire ancora. Tanto sta piovendo di brutto. Ha smesso di piovere, questa è l'unica buona notizia al momento. Siamo senza stanza ancora, abbiamo provato un po' di hotel, ma hanno dei prezzi anche qua folli, 20 euro a notte, senza nulla, senza colazione, senza niente. Quindi direi che non ci siamo proprio. Quindi continuiamo la ricerca. Paolo è pure scivolato, caduto, per fortuna non si è fatto niente, meno male. Un po' bagnato, la chitarra un po' poggiata, però per il resto continuiamo a cercare. Continua la ricerca ragazzi. Pure uscito il sole adesso. Comunque i prezzi salgono invece di scendere. Siamo passati a 26 euro. Si sta mettendo davvero male oggi. E in più non ci funziona neanche la SIM, prende solo H+, quindi non riusciamo neanche a fare le telefonate, perché magari ci sono su Google, troviamo i nomi e i numeri di telefono, però non riusciamo a telefonare. Quindi tutta a piedi la stiamo facendo. Stiamo andando porta a porta. Qua c'è un altro, La Paz. Proviamo. Male anche questo, niente da fare. Continuiamo la ricerca. Ci siamo fermati a mangiare ragazzi perché non avevamo più neanche le forze. Allora zuppetta di pasta, poi c'è l'insalata, dopo arriva il secondo con il pollo. Ho deciso ragazzi che mi voglio censurare, Forse è meglio. Sono anche caduto come un sacco di patate. Una terracotta giù. Dritto, sta andando malissimo questa ricerca di alloggio oggi. Qui non avevamo prenotato online perché anche online i prezzi erano molto alti, quindi abbiamo detto arriviamo lì e vediamo cosa troviamo, ma sta andando proprio male. Quindi vabbè, adesso mangiamo qualcosa, ci rimettiamo in forza e poi riprendiamo la ricerca. Intanto in sottofondo c'è la TV a tutto volume. Siamo da soli in questo posto perché è tardissimo, quindi è già finito tutto. È così tardi che è finito il telegiornale. Siamo passati le telenovelas. È arrivato anche il piatto principale di pollo che a vederlo, insomma, non è che appare molto bello. Invece è veramente buono. Sì, è pollo, credo che sia cotto col vino, cipolle e patate, poi c'è il riso accanto. Trovato ragazzi, sono andato in ricognizione da solo, senza zaini, e l'ho trovato finalmente. Quindi adesso sono tornato a riprendere tutto quanto e possiamo andare. In pratica dobbiamo passare in mezzo al mercato, da quel lato, in mezzo a tutte quelle case c'è il mercato, e poi spuntare dall'altra parte. Ecco dove abbiamo mangiato, da Torrico, donde se come rico. Io l'ho fatto prima, è un po' un labirinto qua. Siamo entrati in mezzo a tutti questi baracchini del mercato che sono in mezzo agli edifici, e a un certo punto dovremmo poi spuntare dall'altra parte. Ne siamo usciti per fortuna dopo esserci persi un po'. Qua intanto c'è chi cucina carne e patate. Qua addirittura fanno il gelato e lo fanno così, buena signora. Ah, mira, helado. Ok, gracias. ¿De hoy y mañana? ¿De los dos me cobro? Dos noches. È un bel postaccio, ragazzi. Un bel postaccio. Ma è costato più di tutti i posti in cui siamo stati in Bolivia. È il più costoso di tutti. Quindi, insomma, è una città un po' cara questa. Città un po' cara. Città mineraria. Qui ci sono tante miniere. E la nostra stanza, se non sbaglio, è questa, la 16. Sì. La cosa più importante chiaramente è il letto. E il letto è buono. Sì. Tutto il resto... Il resto è da incubo proprio. Non c'è neanche la finestra.
Non c'è la È finestra. tutto chiuso. Bella umida, però c'è il televisore. C'è il televisore e abbiamo anche il telecomando, quindi ecco, le cose importanti ci sono. Guarda che roba. Terribile. Orribile. Però che vista c'è, ragazzi, mamma mia, la vista del bagno, questo è il bagno in comune, molto bello anche questo, devo dire, con tiraggio di acqua. Questo l'abbiamo visto dove? Al Titicaca. Si prende l'acqua così? E poi la porti. No, dall'altro lato c'è il manico, no? Dov'è il manico? Ah, eccolo, certo, Fatto apposta, eccolo qua. tagliato il Geniale, contenitore. questo è bellissimo, prendi, porti di là e tiri l'acqua. E via. Ma la vista, ragazzi, siamo rimasti alla vista. La vista dal bagno, che è stato oscurato chiaramente perché qualcuno potrebbe vederti, non so dove, perché... E questa è la vista, perché va giù proprio piatto qua. Poi c'è una finestra verde, si vede. Guarda qua. Si vede bene dal vetro. Qua lavandino, ti lavi le mani dopo aver fatto le tue cose e guardi fuori e dici, bello, bello, bellissimo, guarda qua che bello. Siamo usciti adesso a fare un giro, ma prima abbiamo fatto un po' una ricerca perché non capivamo. Perché tutte le persone che conosciamo che sono state in Bolivia ci hanno detto che è il paese più economico del Sud America. E quindi a noi non torna questa cosa, no? Visto la difficoltà che stiamo facendo a trovare dei prezzi bassi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un po' di ricerca per capire, abbiamo capito dove sta il problema. Il problema è nel cambio. Il cambio che è cambiato, nel senso che fino all'anno scorso, quindi esattamente 12 mesi fa, un euro valeva circa 20 bob bolivianos nel cambio non ufficiale. Adesso il cambio è 1 a 10, quindi vuol dire che se i prezzi sono rimasti uguali, sono praticamente raddoppiati rispetto a quello che erano qualche mese fa. E quindi questo ovviamente incide tantissimo sul fatto che questo non sia più così economico come paese rispetto ad altri paesi, soprattutto qualità-prezzo. Stiamo notando la stanza di adesso l'abbiamo pagata come tante stanze, anzi più di molte stanze che abbiamo trovato anche in Perù, però la qualità era decisamente diversa. Guarda qua cosa c'era! Sono i biliardini. Ma bellissimo, li hanno chiusi purtroppo, tutti quanti erano qua liberi nella piazza, ma che figata! E niente, la simpatia boliviana, ragazzi, ve lo confermiamo una volta di più, è sempre... sono tutti diversamente simpatici, Tutti. diciamo così. Noi ci proviamo anche col sorriso, anche con il signor Ma niente, sono impenetrabili, comunque ragazzi, proviamo non c'è questi niente da fare. dolcetti che abbiamo visto sempre, si chiamano alfajores. Qui accanto al signor Patria, Esatto, un detto altro candidato Guido di Torres. qualcosa. E dentro dovrebbero avere il dulce de leche. Ci sono di diverse forme e dimensioni, questi sono quelli più piccolini. Questi famosissimi, Sì. Da qui all'Argentina sono Sì, famosi. si mangia. Vado? Vai. Maronna. Maronna, lo vedo un po' secco, Parecchio. Non troppo. Dentro c'è un ripieno di dulce de leche. Che sembra praticamente- bresaola. Che sembra A bresaola. vederlo, sì. Che bresaola? Che stai Sembra dicendo? bresaola a vederlo. Ma com'è viaggiare a queste altitudini? Perché uno dice, dopo un po' ci si abitua. Insomma. No, in realtà no, secondo me no. Eravamo al 2007 a Sucre, siamo saliti qui a più di 4.000 e devo dire che si è sentito un po' lo sbalzo. Quando eravamo in pullman ci siamo presi qualche fogliolina. Anche la Ti fa viene- male qua alla Sì, testa. mi viene mal di testa, mi sta facendo un po' come sull'aereo, non so, a chi capita, mi viene un po' mal di testa. E mi accorgo che anche fare la pipì è diverso, nel senso che esce molto più lentamente la pipì. Io questa cosa non l'ho Io notata. sì, sia sull'aereo che qua mi accorgo di questa cosa. Comunque, dettagli. Comunque sì, adesso siamo ancora un po'... lo Masticato le senti. foglie, però meglio. Le foglie ti aiutano, devo dire. E in pullman, infatti, quando abbiamo iniziato a sentire che ti manca un po' l'aria, che ti viene un po' mal di testa, Vai di foglie. vai di foglioline e quello ti aiuta. Poi ci siamo pure fatti un pezzo a piedi. Adesso siamo qui, io ancora sono un pochino così, con un po' di mal di testa. Io sono caduto per terra. Porca- Non so se era per l'altitudine o perché era completamente bagnato e scivolosissimo. Mannaggia. Ecco, però niente, ecco, insomma. Comunque, primo impatto con questa Potosí, al di là delle prime difficoltà, devo dire Dai. che non ci dispiace. Non ci dispiace per niente, Questa ragazzi. è la piazza principale. Potosí, ragazzi, è una città di record. Prima ho detto che è la terza più alta del mondo. In realtà, se consideriamo le città grandi con più di 100.000 abitanti, questa è la seconda più alta del mondo, dopo El Alto, che abbiamo già visitato, la città adiacente a La Paz, che ha anche quel mercato da record, anche quello, che è a 4.100-4.150. Qua siamo leggermente sotto. E la città invece, il paesino in realtà più alto del mondo, è la Rinconada in Perù, vicino al Titicaca, quindi comunque non lontano
arrivano da qui a 5100 metri. Quindi ragazzi, comunque siamo in una zona di record da questo punto di vista, siamo altissimi. Rimaniamo in tema di record e parliamo di un altro record di questa città che ha avuto una storia stranissima, perché è passata da uno splendore estremo a una povertà infinita. Cosa è successo? Nel 1545 trovano nella montagna qui dietro una miniera d'argento e questa diventa in quegli anni, ragazzi, la seconda città più grande di tutta l'America dopo Città del Messico. Diventa una città ricchissima, 200.000 abitanti, persone che vengono qui proprio per la presenza dell'argento. Però c'è un però, non tutti erano ricchissimi, anzi una piccolissima parte, cioè gli spagnoli che sono arrivati qui. Tutte le ricchezze se le sono tenute loro e hanno costruito moltissimi edifici. Pensate che in pochissimi anni la città ha avuto ben 36 chiese solo in questa cittadina. Gli edifici costruiti in quell'epoca hanno fatto sì che Potosí avesse un altro record, cioè è stata la prima città della Bolivia a essere iscritta come patrimonio dell'UNESCO per la presenza di questi bellissimi edifici. Gli spagnoli sono arrivati qui, insomma, hanno speso un sacco di soldi per costruire tutto il centro storico di questa città. La montagna da cui veniva estratto l'argento, ragazzi, si vede direttamente dal centro ed è proprio lì. Si chiama Cerro Rico, e cioè la montagna ricca. E ragazzi, quella era la miniera di argento più grande di tutto il mondo. Finalmente, ragazzi, devo dire, un centro storico chiuso al traffico, comunque con pochissime strade dove passano le macchine, e devo dire bello proprio da passeggiare, da vivere e da vedere. Qua siamo sullo struscio principale, ci sono tutti i ristoranti, anche le pizzerie, vedo lì, e i negozietti, e là dietro la vista eccezionale sulla montagna. La fortuna di questa città però è durata davvero poco, meno di un secolo, per vari motivi. Prima di tutto si stava esaurendo la miniera d'argento e secondo era stata trovata un'altra miniera d'argento nella parte nord del Messico, molto più economico da estrarre, e quindi hanno abbandonato lentamente questa città, che è passata in pochi anni da 200.000 abitanti a 16.000 abitanti. Il fatto che non sia diventata una città fantasma è legato soltanto al fatto che trovarono all'interno delle miniere dello stagno e quindi continuarono a estrarre lo stagno. Pensate, ragazzi, che questa città era talmente importante nel 1600 che c'era un modo di dire che era vale un Potosí, che voleva dire vale una ricchezza. La maggior parte dell'argento che si trova in Spagna oggi viene proprio da qua, però chiaramente non erano gli spagnoli a lavorare all'interno delle miniere, ma le persone del posto che lavoravano in condizioni terribili, e ancora oggi è così, anche se è leggermente diverso. Lavoravano a piedi nudi e mani nude, quindi erano esposti ai metalli pesanti e quindi tanti morivano per intossicazioni da mercurio. Oggi la situazione è un pochino meglio, ma l'aspettativa di vita, ragazzi, è bassissima. 40 anni per i minatori, che possono morire per diverse cause, e alcune di queste cause sono queste: silicosi, tubercolosi, gas tossici all'interno delle gallerie, crolli e incidenti nelle gallerie, e lavoro fisico ovviamente duro e per lunghe ore tutti i giorni. Quindi questa poi è la realtà dietro un posto del genere. Il lavoro nelle miniere resta ancora una fonte di reddito importante per le famiglie della città, anche se si è aperta sempre di più al turismo questa zona e in molti vengono a visitare Potosí proprio per il suo centro storico. Purtroppo l'agricoltura e l'allevamento non sono un'opzione in questa zona, perché sia per la conformazione del territorio che per il clima è difficilissimo coltivare e ottenere una quantità di prodotti che poi possa essere venduta sul mercato. Momento popcorn che ci sta sempre, direi. Hai preso le patatine alla fine? No, il popcorn oggi. Quante patatine? Vivissima questa città, anche a quest'ora sono ormai le 6, c'è un sacco di gente, ci sono sia minatori che hanno finito di lavorare, tutte le signore in giro, un sacco di ragazzi anche in giro.
una bella vita nel centro storico, anche se devo dire che fa piuttosto freddo. Credo che al momento sia la città dove fa più freddo da quando siamo in Bolivia stasera. No, signora. 12 no. 6. La mitad se puede hacer? Sì. Abbiamo deciso alla fine, ragazzi, di comprarci un po' di avocado. Qua ci sono questi che sono minuscoli, piccolissimi. Quindi ce li compriamo qua dalla signora perché cercavamo qualcosa che non fosse fritto, ma in realtà non l'abbiamo trovato per stasera. Quindi ci siamo detti, vabbè, andiamo su questi avocado minuscoli. Sono curiosa di sapere che sapore hanno, perché sono davvero piccolini, cioè sembrano, non so, la dimensione di un fico, tipo, neri così. Sembra un fico, sembra proprio un fico. Ora continuiamo la ricerca per il pane, vediamo cosa troviamo. Abbiamo già comprato delle pesche in realtà prima da una signora, magari 2 banane. Ecco, Paolo si è lanciato sulle banane adesso. Parlano super a bassa voce, poi hanno questa cosa che ti dicono i prezzi bassissimi a bassa voce. Boh, vabbè. Si fa fatica, ragazzi, si fa fatica. Sono molto schivissimi. Abbiamo trovato anche il pane. Guarda qua che cestoni di pane che ci sono. Buona signora. Un pochino di pane. Quante facciamo? 4? 4, sì. 4 signora, sì. Ah, che bel pancito, duro come il muro. No, dai, no, fresco. È solo molto sottile, quindi sembra un po' più duro. Assaggiamo al volo? Vai, assaggia, mentre aspettiamo il resto della signora. Costano questi qui col formaggio un boliviano. Oh, qua signora. Allora, questi qui col formaggio costano 1 e invece questo normale 50 centesimi di boliviano. È buono, sono 10 centesimi e 5 centesimi in pratica. Stiamo comprando anche un po' di avena. Muchas gracias. Tres por eso y el agua también. Il negozietto del signore ha tutte le cose sfuse, prima volta che troviamo l'avena sfusa e quindi ce la siamo presa. Guarda, se non sbaglio ancora a giugno, la famosa patata disidratata che c'era anche in Perù. Guarda come ci si scalda qua, questo è il riscaldamento, la bombola del gas. Il gas, una goduria. E questo davanti. Attaccato alla bombola. Qua serve, devo dire, primo posto dove ti dico che serve veramente. Però stai togliendo tutto al signore dietro lì. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Momento disagio della sera, stiamo preparando i panini, abbiamo aperto i mini avocado. Sono minuscoli. Sembra tipo un dattero. Come dimensione quasi, cioè abbiamo visto i datteri più grandi forse. Follia. Anche. Ah, quelli che ci hanno regalato in Iran. Guarda, quelli erano belli grossi. Che miseria. E succosi. Questo è un mini avocado. Ecco qua i panini, ci prepariamo con queste ciotoline che ci portiamo dalla Colombia. Che belli questi momenti di dura realtà. Di disagio proprio in camera così. Bello. Ci siamo messi sotto le coperte adesso. Lei, io no, perché sono fuori, devo portare lì la GoPro a caricare, che è lontanissimo. Come sempre l'attacco è lontanissimo. Ringrazio che abbiamo quello della luce qua dietro, guarda. Per fortuna. Allora, spegni, accendi, non dobbiamo neanche alzarci. Ovviamente a letto vestiti perché fa bel freschino, devo dire. Siamo pronti. Comunque oggi, ragazzi, inaspettatamente giornata piena di cose, piena di spunti, piena di cose che comunque ti fanno pensare. E quindi Poi abbiamo pensato e parlato anche un po' mentre facciamo quei chilometri durante il blocco della strada, che poi il blocco delle strade qui è una cosa molto comune, è una forma di protesta che funziona anche. E abbiamo anche scoperto perché stavano protestando oggi, è perché può sembrare una cosa banale, però è fondamentale. L'asfalto, sì. C'è un progetto di asfaltare le strade che porterebbe a certe comunità disperse un po' nelle montagne, che però è stato bloccato. E quindi tutti i cittadini di queste montagne, ma anche i trasportatori, chiedono che venga portato avanti questo progetto, e per farlo quindi bloccano la strada, quindi bloccano la circolazione. Ma la cosa incredibile è che anche le persone che non c'entrano niente, cioè quelli che si sono dovuti fare come noi 3 chilometri a piedi oggi, zitti, muti, e l'hanno fatto. Hanno capito la situazione e l'hanno fatti questi chilometri perché sanno che è importante per qualcuno, per la comunità, per il tuo vicino, per il tuo... Ragazzi, questa cosa è incredibile, è una cosa che si nota in tutto il Sud America, ma credo che sia il più grande insegnamento del Sud America questo, e cioè l'unione dei popoli, l'unione delle persone normali, perché noi siamo il 99% contro l'1%, e
Oggi ragazzi, nel mondo di oggi, ogni giorno di più, con tutto quello che sta succedendo, tra guerre, conflitti, problemi, Sì. questo è evidentissimo. C'è un 1% contro il 99%. Il 99%, se volesse, potrebbe fare cambiare le sorti di ogni cosa tranquillamente, dall'oggi al domani. Se solo fossimo un minimo uniti, un pochino di più, prendessimo, diciamo, esempio da queste comunità che qua riescono a unirsi perché Sì. sanno qual è il bene comune, sanno che cosa è giusto per loro e che cosa non lo è. E niente, quindi queste cose Sì, sono... fanno pensare, però è anche utile secondo me, perché ti fa anche capire come nel mondo le persone affrontano le cose in modo diverso, no? Sicuramente è quello anche il motivo per cui noi viaggiamo, è per andare a vedere quello che non conosciamo e capire come nel mondo le stesse situazioni poi vengono affrontate in modo diverso, e questa secondo me è la ricchezza che abbiamo come umanità. Benissimo ragazzi, quindi se volete iscrivetevi al canale e andiamo a visitare, andiamo a scoprire ancora un po' di questo Sud America. Sì. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi, abbraccione di gruppo. Alla prossima! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil